In China, a report by two charities warns that backward laws allow people to commit their healthy relatives to mental institutions, often after property disputes. More people are calling for an overhaul of a system that is prone to abuse and ignores those who really need help. Questo servizio è stato trasmesso nel 2010 dalla NTD-TV, una televisione no profit americana, che riportava la denuncia di due organizzazioni cinesi. Nei manicomi della Repubblica Popolare ci sarebbero persone sane. Il rapporto mostrava 100 casi, esempi di persone rinchiuse da funzionari del governo per impedire loro di svolgere attività politica o dei propri familiari a seguito di dispute per ragioni di proprietà. Persone sane potevano essere detenute anche per anni, costrette ad assumere farmaci o a subire interventi chirurgici. Solitamente bastavano due testimoni e la persona faceva un colloquio e si poteva dire sì, in effetti ha bisogno di cure, entrava nell'ospedale. Allora lei pensi nella Cina profonda, perché la Cina è sterminata, gli abusi per far entrare la gente negli ospedali psichiatrici, cioè molta gente entrava anche per altri problemi, potevano essere politici, ma potevano essere anche di tipo discriminazione sessuale, vale a dire la donna veniva magari eliminata dal marito che coi testimoni la faceva internare. Posso fare l'esempio di un artista che è stato internato perché alla morte dei genitori il fratello voleva ereditare la casa e ha fatto passare questa persona per malato di mente, ha convinto i medici, ha trovato i testimoni e questo presunto malato di mente ha fatto 20 anni in manicomio. Questo è Zhen Tie-Jung, fino al 2009 ha vissuto in un ospedale psichiatrico cinese, ci ha vissuto per più di 10 anni, a quanto ci racconta, a chiedere e ottenere il suo ricovero è stato il fratello, con il quale aveva in corso una disputa per questioni di eredità. Dopo 20 anni, secondo noi, è sano, come lo era 20 anni prima probabilmente, però ovviamente i 20 anni in un ospedale psichiatrico si pagano. È uscita quest'anno una importantissima legge sulla salute mentale che dà molti più diritti al malato. Diciamo che oramai è vietata completamente l'ospitalizzazione forzata. C'è tutto un sistema molto rigido per il quale due psichiatri devono fare un primo colloquio. Anche dopo questo la persona può rifiutarsi di entrare nell'ospedale psichiatrico. C'è un altro comitato ad hoc che lo intervista. Anche dopo di questo comunque ci vuole l'accordo almeno dei genitori. Quindi diciamo non si può più prendere una persona e sbatterla dentro. Siamo a Yongying, villaggio del distretto di Changping, a circa 2 ore d'auto da Pechino. Qui sorge Villa Rosa, un centro di riabilitazione per persone con problemi di disagio psichico. Si tratta della prima struttura di questo genere in Cina, nata da un progetto di 2 ONG italiane, Solidarietà e Servizio e AIFO, insieme all'Istituto di Salute Mentale dell'Università di Pechino. Dal 2009 Zhen Tie-Jung abita qui, insieme ad altri 14 pazienti. Tutti vengono da un ospedale psichiatrico. A radunarli, e forse potremmo dire a liberarli dal manicomio, è stata Bai Wei, che di Villa Rosa è la direttrice. Villa Rosa è una struttura aperta, chiama Casa Famiglia per i malati mentali. I malati sono tanti tipi di malattia, sono schizofrenia, bipolare, anche depresse e anche ritardo mentale. Villa Rosa è un centro residenziale aperto sul modello italiano della famosa legge Basaglia di 40 anni fa. È un primo modello pilota di un centro residenziale aperto dove i malati di mente vivono lì, diciamo il massimo è tra i 15 e 20 persone, e sono residenti lì, mangiano lì e fanno attività riabilitative, con lo scopo di rientrare nella società. E bisogna educare uno per uno,
Consiglio quando arrivano, non vogliono essere pulito, non vuole fare la barba, le donne che non vuole mettere posto ai capelli, e bisogna educare anche pulizia personale e anche pubblico, la cucina. È proprio da capo, da piccole cose che dobbiamo insegnare. È una struttura però per ricchi, possiamo dire così, bisogna poterselo permettere. Sì, diciamo che si pagano 200 euro al mese, per cui non è per tutti, però ripeto, c'è questa federazione dei disabili che è grandissima in Cina, che aiuta i più bisognosi. Ovviamente è un sistema diverso da quello italiano, perché lì si paga la sanità. Adesso c'è la fila, quasi 20 persone sta a fare la fila di entrare. Vogliono venire qui. Vogliono entrare a Villarosa. Bai Wei e il suo collaboratore Lu ci mostrano la tipografia dove alcuni degli ospiti vengono a lavorare tutti i giorni, la struttura riaperto per loro grazie alla donazione di un benefattore locale. Qui incontriamo Yang Zhaiyue, che però si vanta del suo nome italiano, Franco. Franco prima faceva il falegname, poi l'esperienza in ospedale psichiatrico, della quale preferisce non parlare. Da 4 anni abita a Villarosa. C'è anche Giovanni, il nome cinese Zhang Xiaobing, dell'ospedale psichiatrico, ci racconta che non è molto diverso da una prigione. Lui prima faceva il maestro di scuola elementare, qui insegna l'inglese al figlio di una delle dipendenti. Dopo il lavoro in tipografia, alcune delle donne si dedicano al punto croce, alla calligrafia. Vendere i loro quadri è un altro modo con il quale possono mettere da parte un po' di soldi. Tra di loro incontriamo Angela, anche lei è a Villarosa fin dall'inizio, in manicomio è finita per un problema di depressione. Maria invece è arrivata un paio di mesi fa, alle spalle un passato di violenza in famiglia e un divorzio a soli 21 anni. Soffre di bipolarismo e spera di trovare presto un lavoro a Pechino. 我来这儿来玫瑰园，白老师给了我，特别是，我在心理上，在精神上给了我很多帮助，还有精神上、物质上，都给了我很多帮助。您之前是身体各方面的话，方便说一下，能有哪些？方面吗？身体倒没啥，主要是心理上，心理上遇到一些就是受打击的事情。 Quante persone sono passate di qua dal 2009 quando ha aperto Villarosa? Quasi 80 persone passato qui a Villarosa. Adesso di queste 80 persone che cosa fanno più o meno? Allora, 40% di queste persone che sono tornate alla famiglia, alla società, al lavoro, 40%. 20 o 15% sono tornati all'ospedale, l'ospedale chiuso diciamo, e il resto stanno qui fino adesso che lavorano qui a Villarosa. And the long term to go, the model is very, very helpful to the Chinese government and to so-called we are building up a harmonious society in China and the beautiful China, the dream of beautiful China. So this is why immediately I introduced this model to the local government, Yanqing government. What did they say? They said, wow, really? Il problema è sempre convincere le autorità, perché comunque è qualcosa di nuovo. Ho detto c'è questa legge mentale nuova,
sulla salute mentale, però non specifica la creazione di questi centri residenziali aperti, non li vieta ma non li approva, per cui siamo un po' nel mezzo con tutti i rischi del caso. È ovvio che il politico, prima di firmare per l'apertura di questi centri nel suo distretto, ha paura poi che ci sia un fallimento, per cui è un problema anche politico. Facciamo prima le cose, chiediamo permesso dopo. Questa è una cosa proprio rara in Cina. È raro perché ci sono dei risultati, cioè il governo vi lascia lavorare perché è interessato ai risultati che avete. Sì, proprio così. Infatti la televisione cinese, CCTV Cina, hanno venuto qui già 3-4 volte a vedere come vivono questo gruppo di malattie mentali. 就在几天前，5月1号的时候，中国的精神卫生法出台了，媒体关注几乎全部的重点都在，哎呀，这下子松了一口气了，被精神病被送进医院的这种方式没了，今后可以不会再出现这一点了。但是相对来说，被精神病还只是个例很少，更多的是很多精神障碍的患者，当他康复了之后，却在巨大的歧视和社会这堵墙的面前，他回不到社会当中。那好了。 通过意大利的这种经验开办的玫瑰园会给我们什么样的启示呢？我是玫瑰园的康复者，这些花儿都是我种出来的。我觉得我也像花儿一样的，能把这个困难逾越过去，像植物一样生长。我是一个精神康复者，我的原名叫安德烈。临摹这画呢，就是把它那里边的思想、艺术节奏以及说自己的一些想法都融化进去，不断的创新更新。 我现在是一名康复者，在 US 学过一期的博士课程。现在上网，我主要买过一些基金，看一些书法。在北京西北5环外的村庄，10名精神康复者和5名志愿者居住在一个共同的家——玫瑰园。在这里，他们过着简单的居家生活，养花种地，集市摆摊儿。 哎，要不咱拿一小草莓得了？看，好吗？哎，一块一个。来几个？村上的集市每周虽然只有1次，但是玫瑰园成员们常提前好几天准备。 Villarosa, come giustamente dice, è il modello, il progetto pilota di un centro residenziale aperto dove appunto i pazienti escono dall'ospedale psichiatrico e vivono in una realtà già nella comunità, perché è una casa nella comunità. Noi vogliamo replicare questo modello in 3 province della Cina, una a 1000 km a nord di Pechino, una a 1000 km a sud e una in un distretto di Pechino. Quindi vogliamo aprire delle ville rose ovviamente statali. Noi diamo solo il know-how tecnico, cioè formiamo il personale, formiamo gli utenti e i familiari. Dopodiché vengono aperte dallo Stato questi nuovi centri che permettono di superare l'ospedale psichiatrico, vale a dire che creiamo sia dei day hospital dove il malato va se ha un primo attacco, per un primo contatto, per capire quali sono i suoi problemi. Nel caso fosse grave, che ci fosse problemi di cure più approfondite o la necessità di un ricovero, creiamo questi centri residenziali aperti dove lui può andare per un periodo dai 6 mesi ai 2 anni. In questo modo lui non va all'ospedale psichiatrico. 当然是这个回归社会了。我们康复好了的目的就是回归社会。虽然是退了休了，我是由这个企业单位退了休了，但是还希望发挥余热，为社会上办点什么实事。好啊，谢谢。我是想先等我以后好了再说。等就是，先把我心理上调节好了再，以后再说。
Spero che un giorno andrò in Italia. Potrei andare in Italia a studiare disegno di laurea. Sì. Ci vediamo presto.